Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Sono qua all'inizio di una scaduta, all'inizio di un tramonto. Fra qualche ora il sole si avvicinerà all'orizzonte. Per adesso il sole sembra alto, ma in realtà mancano poche ore al buio e cercherò proprio di sfruttarle per cercare qualche sera tra le onde. Le condizioni sembrano buone, ma in realtà dico una bugia, perché le condizioni sono buone, dato che ho fatto un lancio di prova per testare vento ed esca e al primo lancio senza videocamera ho subito fatto un serrotto sul, sarà 1,5 kg scarso, dai, forse un po' esagerato. Adesso ricomincio a lanciare, aiuto, presa, adesso ricomincio a lanciare e cerco anche di filmare qualche cattura. Purtroppo quando sono in queste condizioni posso pescare soltanto con la videocamera fissa messa dietro di me, perché utilizzarla al petto in riva al mare con vento e grosse onde mi costringerebbe a stare tutto il tempo a pulirla, a controllarla, e non è una cosa piacevole. Più che altro è una distrazione costante che voglio assolutamente evitare. Attrezzatura di oggi: fioretto speciale 80 grammi, BGSV 6000, 0,70 di finale, non si scherza. Utilizzo un finale così spesso in queste pescate non per una reale necessità di trazione ovviamente, ma perché tra onde, vento e confusione spesso i pesci mi finiscono sulle rocce e talvolta, se il pesce è un po' più grosso del normale, sono costretto a prendere la lenza tra le mani e ovviamente un finale più grosso aiuta a non tagliarlo. Inizierò a popper e mi adatterò via via a seconda dell'evoluzione della mareggiata. Mi sono messo paura. Attacco bellissimo con pesce che per metà esce dall'acqua, spero si sia visto. Ha mancato l'esca purtroppo. Per ora il popper ha dato buoni risultati in relativamente poco tempo, però non voglio soffermarmi su un'esca sola, farò un po' di prove, visto che sono ancora all'inizio. Voglio montare qualcosa di più impattante, diciamo, di più voluminoso, come largo 180. I serra in scogliera sono pesci a dir poco tremendi. A volte si apre un passaggio, si attivano e hai un quarto d'ora in cui hai 3 attacchi. Sembra come se avessero aperto il parco giochi e poi basta. Ma non del tutto, perché tu sai che se sono in giro si ripresenteranno. Il problema è che possono farlo tra 20 minuti o anche tra 2 ore. E passare 2 ore in scogliera a lanciare stick nel vuoto può essere molto tosto. Cos'è sta roba? Una sorta di radice, credo. A quanto pare oggi il popper è la scelta giusta. Ho appena avuto un inseguimento molto aggressivo lontano dalla costa. Ho provato a lavorare un po' l'artificiale con cambi di velocità, stop and go, che non era neanche male, sarà stato un pesce sui 2 kg. Una volta che ha caricato l'esca ha deciso di virare all'ultimo e rifiutarla. Sì, decisamente oggi è la giornata del popper. Serrottino, pesce da 1 chilo scarso, attaccato ben 3 volte. Non credo si sia visto in videocamera perché era proprio sotto i piedi, 3 attacchi
e al terzo finalmente c'è rimasto. Devo nascondere, se no la videocamera mette a fuoco me e non il pesce. Non tutti riesco a filmarli, ma sto avendo diversi rifiuti sul popper, significa che i pesci ci sono ma non sono convintissimi. Non so se dipende dall'esca o proprio dall'umore dei pesci che non è proprio al top, però vale la pena fare qualche cambio. Quindi adesso mi vedrete alternare diversi tipi di artificiali. Bellissimo, ho appena alzato un branco di una decina di serra, tutti piccoletti sul jerk, ma se non hanno mangiato in branco su un'esca che sta sotto la superficie vuol dire che proprio sono un po' difficili oggi. Diciamo il loro umore non è proprio alle stelle. Lungo riva. A 1 metro dalla costa. Piccolino, ma oggi la taglia è questa. Si trova parallelo alla riva. Penso di averlo preso in 50 cm d'acqua. Stavo cercando una spigola, ma a quanto pare i serra sono un po' ovunque. Dai, alla fine questo tramonto si sta rivelando molto divertente. E anche oggi sto facendo un bel po' di docce salate. Beh, dopo oltre 2 ore in pesca posso dire che l'andazzo della giornata è abbastanza chiaro, nonostante abbia avuto anche inseguimenti molto lontano da riva. Ma vi rendete conto? Maledetti schizzi! Vedete perché fare video in queste giornate è maledettamente difficile. Comunque, torniamo a noi. L'andazzo della giornata è chiaro, i pesci stanno adottando la stessa tecnica di caccia che usano anche spigole, occhiate e mareggiate, ovvero attaccano solo in schiumata in verticale. Me li immagino sotto costa a fare le scorribande sotto le schiumate, puntando in alto in cerca di prede che cercano di nascondersi tra la schiuma. Non a caso tutti gli attacchi li ho avuti a 2, massimo 3 metri da terra. Faccio gli ultimi lanci e poi chiudo questo divertente tramonto. Questo è un po' meglio. Ho avuto un bel branco dietro al popper che mi ha inseguito per diversi metri, erano molto indecisi, pensavo rifiutassero, invece alla fine uno si è staccato e ha mangiato. Nulla di eccezionale come serra, ma è una taglia un pochino superiore alla media di oggi. Eccoci qua con il bottino del tramonto. Serra umili ma che hanno reso queste ultime ore di pesca molto divertenti. Se avete notato sono stato abbastanza brutale nel salparli, questo non è una cosa fatta a caso, ma in queste condizioni non si può giocare con pesci come il serra, altrimenti dimenandosi in acqua nella maggior parte dei casi si slamano, quindi molto meglio tenere sempre la tensione e salparli immediatamente di peso. A volte, come è successo, si staccano arrivati a terra, ma meglio che si slamino a terra che in acqua. Comunque sia, c'è ancora forse una mezz'oretta di pesca utile, ma diciamo che sono sazio così, sono anche soddisfatto, quindi direi basta con la pesca. Per esperienza so anche che quando ci sono queste taglie di serra in giro difficilmente si trovano taglie maggiori, quindi
diciamo mi sono divertito, so che i pesci in giro sono questi, quindi va bene così, basta per oggi. Non so se concludere qua il video o continuare con un catch and cook, ma so che ormai anche solo averlo pensato sono obbligato a continuare con un catch and cook, quindi andiamo a casa ad onorare come si deve uno di questi pesci. E anche oggi il nostro filetto di sera è stato onorato a dovere. Questa è una preparazione molto semplice e velocissima che rende la carne di pesce molto succosa e saporita. Adesso corro a gustarmela e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate sempre un like, un commento e soprattutto iscrivetevi al canale che è importantissimo. Ci vediamo alla prossima pescata, ciao a tutti!